Amici e amiche di Play with Prince, bentornati e bentornate sul canale. Oggi parliamo di film e videogiochi ed in particolare di un fenomeno al quale tutti noi amanti dei videogames stiamo assistendo da ormai un bel po' e che sembra essere in netto contrasto con quanto accadeva anni addietro. E sì, perché soprattutto chi magari ha vissuto durante gli anni 80 e 90 ricorderà bene che molto spesso, all'uscita nelle sale di vari film che riscuotevano un certo successo, seguiva subito dopo la realizzazione dei rispettivi tie-in videoludici, ovvero di videogiochi ispirati alle pellicole in questione. Venivano prodotti videogames tratti da qualunque cosa, da qualunque film avesse riscosso un discreto successo. Il videogioco di E.T.? L'hanno fatto. Quello di Terminator? Fatto. Ritorno al futuro? Certo che sì. E qui vi ho citato opere di immenso successo, ma se andiamo a vedere bene c'è praticamente quasi sempre un videogioco tratto da una pellicola risalente a quel periodo. Non importa se quest'ultima si prestasse bene o meno ad essere adattata e a fornire quindi un minimo di gameplay decente. Ciò che contava era seguire l'onda del successo e poi la vendita al ragazzino di turno entusiasta del film era assicurata. Cioè, tanto per farvi un esempio, fu realizzato anche il videogame di Mamma ho perso l'aereo. O addirittura un videogioco su Michael Jackson, tale Moonwalker, basato su un solo particolare videoclip di una sua canzone. Certo, a volte accadeva anche il contrario, a volte venivano realizzati anche film ispirati ai videogame più blasonati, in particolare a partire dagli anni 90. Come non ricordare, ad esempio, il primo mitico film di Mortal Kombat del 1995 o quello un pochino sottotono di Street Fighter del 1994. Stendiamo poi un velo peloso più che pietoso su quella roba inguardabile del film di Super Mario del 1993. Tuttavia, quest'altra eventualità rappresentava almeno allora l'eccezione alla regola. Ma perché? Beh, c'è da dire innanzitutto che prima il videogioco come media non era così diffuso e apprezzato come oggigiorno. Senza ombra di dubbio, il principale mezzo di intrattenimento a quei tempi era il cinema ed in generale la TV, dato che internet come lo intendiamo oggi ancora non esisteva. In più, possiamo dire che i videogiochi, almeno allora, non erano dotati di una trama particolarmente profonda. Molto spesso, infatti, erano votati quasi esclusivamente al gameplay e quindi non sempre era possibile trarne un adattamento cinematografico decente. Da ciò nacque anche la sbagliatissima idea, radicata ancora oggi nella mente di molte persone estranee al settore videoludico, che i videogiochi siano prodotti dedicati esclusivamente a un pubblico più giovane. Quante volte avrete sentito infatti pronunciare la fatidica frase "a 30 anni giochi ancora ai videogiochi"? Ma tornando a noi, se andiamo a vedere cosa sta succedendo oggi, la tendenza in questione sembra essersi capovolta. I cosiddetti tie-in non sono più così frequenti come lo erano un tempo, mentre sempre più spesso assistiamo alla produzione di film o anche di serie TV tratti dai videogiochi. Ne sono un esempio il film di Doom, di Resident Evil, Uncharted, o ancora la serie TV di The Witcher, che vabbè è tratta ancora prima dal libro, anche Arcane, la serie animata ispirata a League of Legends, o ancora la recentissima serie TV di The Last of Us. Molti di questi adattamenti stanno riscuotendo un notevole successo, non solo tra i fan del brand originale, ma anche tra coloro che, estranei al videogioco, guardano tali film o serie TV molto spesso inconsapevoli che si tratti di un'opera ispirata apertamente a un prodotto videoludico. Il motivo di tale successo e quindi di questa inversione di tendenza negli ultimi 30 anni risiede nel fatto che oramai i videogiochi offrono sempre più spesso una profondità di trama ed ambientazioni che nulla hanno da invidiare alle altre forme di intrattenimento. Stiamo parlando di film, certo, ma potremmo benissimo includere anche libri ed altre forme d'arte. E dunque c'è da domandarsi, se ormai anche il cinema attinge sempre più a piene mani dal mondo dei videogames, riconoscendone le indubbie qualità narrative, perché il media videoludico viene ancora troppo spesso snobbato e mal etichettato da chi lo considera null'altro che un banale passatempo per ragazzini? Sarebbe sufficiente giocare ad esempio a un qualunque Metal Gear Solid per capire che il suo ideatore, Hideo Kojima, è molto più lui un regista di quanto non lo saranno mai tanti altri che si cimentano con la cinepresa. Thank you, Phil. Konnichiwa. Kojima Hideo desu. E lasciatemi dunque concludere, amici miei, permettendomi di dire qualcosa al riguardo dell'infelice frase di prima che vorrebbe sminuire non solo quella che è un'indiscussa espressione artistica, ma anche chi ne è appassionato. Noi videogiocatori siamo fieri di poter ancora sognare a 30 anni grazie ai videogiochi, ma tu, spettatore qualunque che guardi soddisfatto il film o la serie di turno, inconsapevole che si tratta magari di un adattamento di un videogame, sappi una cosa. Quelle storie, oltre a vederle da dietro uno schermo e nulla più, noi, popolo di videogiocatori, quelle storie, quelle emozioni, quelle avventure,
le abbiamo vissute. Grazie a tutti per l'attenzione e ci rivediamo al prossimo video e come sempre amici e amiche non dimenticate, giocate con passione. Alla prossima, ciao a tutti! Somewhere waiting for me. My lover stands on